ringraziamo padre Zollner per questa testimonianza. Ha già parlato prima in qualità del direttore della campagna italiana di Justice Initiative, ma ora do di nuovo la parola a Simone Padoani, che è il nostro fantastico fotografo che ha realizzato questi meravigliosi ritratti che vedete in giardino. L'anno scorso ha viaggiato per tutta Europa realizzando una settantina di fotografie e di interviste con le vittime, e ora cedo la parola a lui per raccontare brevemente questa esperienza. Grazie Vera, grazie a tutti per i vostri interventi molto sentiti, grazie di nuovo a tutti per essere qua. Questo vuole essere un piccolo pensiero a chi ha deciso di mostrarsi con coraggio e far vedere quello che significa essere una vittima, quello che significa essere parte di quello che è il trascorso di una vittima. Questo viaggio che ha descritto Vera è stato un viaggio molto toccante, è stato un viaggio che mi ha fatto incontrare degli esseri umani che ho percepito come ancora esseri umani e allo stesso contempo invece non riuscire più a vedere gli altri, per gli abusatori, come degli esseri umani. Vado un po' anche a lettura perché comunque l'emotività è abbastanza forte in questo momento. Come dicevo, questa esposizione, appunto, Shame, European Stories, è una parte integrante del progetto Justice Initiative, che è patrocinato dal Consiglio d'Europa e si propone di raccogliere quindi le storie di vittime di abusi e maltrattamenti in tutta l'Europa. Io ho realizzato finora all'incirca quasi un centinaio di ritratti e video interviste, alcuni li vedete qua, altri li vedete appunto nel libro digitale che è stato realizzato e anche nella versione poi cartacea. Quello che ho cercato di raccontare e trasmettere, ecco, è come la vita delle persone, delle vittime, dei sopravvissuti, in qualche modo nel momento dell'abuso subisce una rottura. Noi abbiamo la capacità e la possibilità di vivere una linea evolutiva. Nel momento in cui accade l'abuso si crea una frattura e si crea una linea di vita parallela che per chi non ha sofferto questo è difficile da comprendere, ma credetemi è una linea parallela che porta a conseguenze fino alla fine della vita, ed è proprio per questo che a tutte le persone che ho intervistato, che ho avuto l'onore di poter essere di fronte alla mia macchina fotografica, ho sempre detto a tutti loro che sono degli eroi per me, perché nonostante quello che hanno subito sono i primi a farsi carico per aiutare le altre persone. Chi altri sta soffrendo ulteriormente e sta continuando a soffrire appunto abusi e maltrattamenti. Quindi questo vuole essere assolutamente un ringraziamento da parte mia a voi in primis, perché senza di voi tutto questo non sarebbe stato possibile. Il vostro coraggio è incommiabile, quindi grazie ancora di cuore, perché altrimenti non saremmo qui oggi. Adesso pregherei Francesco, Irene, Alessandro di prendere posto qui. Cristina. Sono sempre molto schivo io. I loro volti sono tra quelli che vedete esposti sui cavalletti fuori in giardino. Sono gli eroi di cui parlava Simone poco fa. Francesco Zanardi, sopravvissuto e presidente di Rete l'Abuso, è qui per rendere la sua testimonianza ed esprimere il suo sostegno alla petizione. Prego, Francesco. Io ho scritto 2 righe. Ho 11 anni, sono seduto su una vecchia sedia d'ufficio che vedo enorme. Sono nel sottoscala della parrocchia di Spotorno. Il prete arriva, fa il simpatico dicendo qualcosa, ma io sono così impegnato a guardare la radiolina che ho smontato che neppure faccio caso al fatto che mi fa alzare dalla sedia, si siede al mio posto e mi riaccomoda sui suoi pantaloni di velluto. Attirerà la mia attenzione solo nel momento in cui apre i bottoni, cala la cerniera dei miei pantaloni e inizia. Da 13 anni lavoro con i sopravvissuti, come me, e offrendo loro, oltre all'assistenza dei nostri legali, il confronto, la comprensione utile a maturare il proprio trauma, imparando a gestirlo, a conviverci, perché si può fare. Rappresento come unica associazione sul territorio italiano circa 2300 persone, tutte vittime di abusi sessuali
in particolare da parte del clero cattolico, e ho difficoltà per questo a parlare solo del mio caso, quando invece 13 anni sul campo mi danno consapevolezza del problema di un sistema italiano che produce vittime e lo fa perché è uno Stato connivente e complice. Il prodotto di tutto ciò è suicidio, droghe, alcol, emarginazione sociale, malattie di origine psicosomatica, eccetera. Io stesso ho subito in 5 anni 9 operazioni per un tumore al colon di origine psicosomatica. Moltissimi dei nostri assistiti hanno problematiche analoghe. Per questo la Rete L'Abuso coglie con molta positività la petizione di Justice Initiative, che punta al raggiungimento di un'efficace soluzione che colmi i vuoti legislativi specifici che ogni Stato membro ha al suo interno, in modo tale da prevenire con strumenti efficaci e, quando necessario, soccorrere chi è sopravvissuto, evitando, come accade oggi, che questo rimanga abbandonato dall'indifferenza della società e dello Stato, che non risponde da anni neppure alle richieste delle associazioni. Grazie Francesco. Passo ora la parola a Irene, anche lei sopravvissuta e psicologa di professione. Prego Irene. Grazie. Ho iniziato a subire degli abusi sessuali da parte di uno zio, nonché mio padrino, quando ero solo una bambina. Ho dei ricordi molto vividi, dei momenti in cui lui mi toccava con le sue mani i genitali. Gli abusi sono continuati per molto tempo e, nonostante avessi trovato il coraggio di dirlo a mia madre, non sono stata subito creduta. L'ultimo episodio è accaduto all'età di 12 anni. Ricordo ancora oggi quella scena come se fosse ieri. Quel giorno mia mamma ha deciso che non mi avrebbe più portato a casa di questa persona, ma non ha avuto la forza per denunciare il fatto. La stessa noncuranza l'ho ricevuta dalla neuropsichiatra infantile dell'ospedale Regina Margherita di Torino, presso il quale ero seguita per anoressia nervosa. Si cercavano le cause di questo malessere nel rapporto con mia madre. E così per anni mi sono ritrovata a soffrire senza saperne il motivo. Soffrivo e basta. Pensavo semplicemente di essere io il problema e per questo di non meritare di vivere. Ho passato lunghi e intensi periodi di solitudine, nell'angoscia più infima, e ancora oggi mi chiedo dove abbia trovato la forza per farcela. Spesso ho pensato che ad aiutarmi da lassù ci sia stata la mia nonna paterna, l'unica che mi avrebbe difeso in questa situazione se solo fosse rimasta ancora in vita. Oggi che ho superato il mio trauma e che sono diventata una psicologa, definisco questo tipo di abusi un vero e proprio omicidio psichico. La mente del minore viene destrutturata e l'angoscia che si sperimenta è scompaginante. Per questo motivo, molte vittime, private della propria identità psicologica, tentano un suicidio come gesto estremo per annientarsi del tutto, perché vivere come un fantasma all'interno di un corpo non è vita. Da poco è nata nella nostra famiglia una bambina e se mi chiedete se io mi sento tranquilla, la risposta è no. Questo parente non solo non è mai stato preso da parte dai familiari, non è nemmeno mai stato processato e continua a muoversi a piede libero all'interno delle nostre famiglie. Qualcuno ha tentato di allontanarlo, ma comunque è una persona libera ad oggi. Io penso che si possa anche parlare di giustizia riparativa, però quello che ho visto finora non è stata alcuna forma di giustizia. Per questo motivo vi chiedo di firmare e di divulgare la petizione europea lanciata da Justice. Gli abusi sessuali continuano a perpetrarsi e a mietere vittime e la responsabilità è di tutti, perché chi decide di non agire laddove sia possibile farlo si sta schierando dalla parte del carnefice. Prossimamente partirà anche una campagna di raccolta firme in Italia per chiedere una modifica della legge italiana. Vi chiedo di aiutarci anche qui con la vostra firma.
Se negli ultimi anni si è posta maggiore attenzione a reati di questo tipo, non abbiamo ancora fatto sufficienza e anche le competenze del personale ospedaliero sono ancora molto precarie. Grazie. Grazie Irene per le tue parole. L'ultima testimonianza ci viene da Alessandro, Cristina. Sono i genitori di una ragazza che ha subito abusi e che si è tolta la vita lo scorso anno. Anche loro sono delle vittime. Prego Alessandro. Buongiorno a tutti, grazie dell'attenzione e un grazie particolare a Justice Initiative e a Emma Bonino, che tra l'altro Chiara era una grande fan di Emma Bonino. E Cristina, così giusto per come aneddoto, aveva deciso di non andare a votare nelle ultime elezioni, ha tritato la sua scheda, poi è andata a recuperarla, a farsela rifare all'ultimo momento per andare a dare il voto che Chiara avrebbe voluto dare. Quindi grazie a Emma per il suo apporto. Io e Cristina siamo qua in veste di testimoni. Nostra figlia si è tolta la vita una sera del 4 febbraio del 2022. La sua frattura, come giustamente l'ha chiamata Simone Padovani, è avvenuta che era piccolina, era avvenuta ad opera di un insospettabile, perché i mostri, come tutti i mostri, si nascondono molto bene, nei luoghi più impensabili. Quindi è importante avere molta attenzione, imparare ad affinare le nostre sensibilità, affinare la nostra capacità di percepire le emozioni di chi ci sta a fianco, in quanto più si è piccoli e più purtroppo la mente rimuove il trauma, ti porta distante, lo nasconde e alle volte lo recupera a distanza di 10, 15, 20 anni. Quando ormai il danno è talmente grave, talmente devastante che anche la migliore psicoterapia del mondo, il migliore farmaco del mondo, il migliore psichiatra dell'universo non è in grado di ricomporre quelle migliaia di pezzi in cui il tuo cuore ormai è andato. Ogni mattina queste persone devono ricomporre i cocci della loro esistenza e provare a trovare un motivo buono per continuare a vivere. Alle volte la dissociazione, quel trauma dissociativo che avviene da piccolini e che ti accompagna tutta la vita, o si accompagna col dolore o alle volte ti conduce a qualche decisione ineluttabile, quale quella di fare uno switch off, porre fine alla tua esistenza. Quindi c'è un termine che congiunge le vittime degli abusi con i genitori delle vittime degli abusi, quello del survivor. Siamo tutti dei sopravvissuti, ma non sappiamo neanche fino a quando. E anche quelli che attualmente soffrono sono ancora a rischio di suicidio se vedono che il loro dolore non viene visto e non viene riconosciuto e non viene condiviso. In questo momento solo il riconoscimento del dolore, la condivisione del dolore, la partecipazione a questa mozione che è etica, morale e dà voce a chi la voce non ce l'ha più, può dare un effettivo aiuto all'universo uomo intero. C'è una bella frase che ho sentito in televisione da parte di Mauro Corona, che dice che quando a una farfalla tocchi le ali smette di volare. È una bellissima frase, c'è da rifletterci e in questa frase c'è tutto. Gli esseri più piccoli, i bambini, sono degli esseri estremamente fragili, basta poco, apparentemente poco. L'abuso può essere di vario genere e tipo, ma il danno che viene creato è comunque enorme e si protrae nel tempo. Quindi grazie a Justice Initiative, grazie a Simone Padovani che ha affinato una tecnica fotografica giustamente messa in risalto da Emma Bonino, ma unitamente a una tecnica psicologica che consente di farti emergere le emozioni più profonde, e non è cosa da poco. Grazie a Irene che mi ha fatto conoscere Simone Padovani, che sono tutte e due delle grandi persone, e che Irene, nonostante il suo dolore, è qua a portare una testimonianza che è fondamentale, e quindi anch'io mi unisco a questo piccolo coro nel dire che è importante che questa manifestazione, queste idee vengano diffuse e che la nostra firma vada a unirsi a milioni di altre firme per dare giustizia e voce a chi voce non ce l'ha più. Grazie.
di Justice Initiative e della Fondazione Guido Fluri ringrazio di cuore chi ha preso la parola oggi qua e chi ci sostiene in questa battaglia, perché è una battaglia. Sullo schermo, ma anche su alcuni pannelli, troverete il codice QR per poter firmare immediatamente la petizione e vi invito di cuore a firmarla subito e a far circolare questo codice, a invitare tutti i vostri conoscenti a sottoscriverla. E ora vi invito anche a passeggiare nel giardino e a visitare questa splendida mostra. Il signor Guido Fluri è a disposizione per delle interviste, io provvederò alla traduzione. Grazie.